Una gran pasta è questa qui. Mhm. Oggi un capriccio, anzi, oggi vado a fare la pizza capricciosa a pasta, quindi pasta alla capricciosa. Eravamo un po' così, che cosa si fa? La quattro stagioni o la capricciosa? Perché poi alla fine sono davvero similissimi, però per farla a pasta è molto meglio la capricciosa. Nella quattro stagioni c'è una sorta di forma, no? Delle quattro stagioni. Quindi, vabbè, ho chiacchierato anche troppo, cominciamo a fare questo piatto che tra l'altro viene buonissimo. Cominciamo, mettiamo l'olio in una padella, accendo il fuoco, metto uno spicchio d'aglio, faccio appena riscaldare e poi ci vado a mettere il pomodoro. Semplice pomodoro pelato, frullato, proprio semplice semplice. E non andrò a cuocerlo tanto, tant'è che io ora appena metto il pomodoro metto anche la pasta, perché deve risultare un po' come nella pizza, no? Il pomodoro non è così carico e tirato, no? C'è ancora quella freschezza e quella leggera acidità. Allora, qui è pronto, eccolo qua, metto subito il pomodoro. Una cosa che però va assolutamente fatta è quella di mettere un pochino di basilico, qualche fogliolina di basilico. Sciacquo, asciugo leggermente e lo metto in padella e ci aggiungo anche, prima di dimenticarmene, anche una giratina di sale. Opla. E ora questo pomodoro lo facciamo cuocere esattamente il tempo di cottura della pasta. Quanto cuoce? Mi sembra in 10 minuti, la cuoceremo di 8 minuti, quindi 8 minuti. Pasta, essendo capricciosa, un formato di pasta normale e serioso non andava bene. Allora abbiamo deciso di utilizzare le farfalle, ma voi usate quello che vi piace di più. Acqua che sta bollendo, sale e metto la pasta. Ok, andiamo a preparare gli altri ingredienti. Prosciutto cotto, una fetta alta e lo facciamo a striscioline. Prosciutto pronto, la mozzarella, che faccio anche questa a dadini, carciofi sott'olio. Se sono abbastanza grandi come questi qui, divideteli in 2 o in 3. Io le divido in 3 per ottenere più o meno dei risultati simili. Sapete, una delle cose che non riesco a resistere è a non assaggiare. E pensate che io per tantissimi anni ho detestato profondamente i carciofi e ho cominciato a mangiarli assaggiandoli, forse preso dalla disperazione, dalla fame, proprio sott'olio. E ho detto, cavolo, che mi sono perso tutti questi anni? Buoni. Mm-hmm. Funghetti, questi, anche questi qui, però siccome sono così piccoli, questi a dividerli non ha senso, però se sono più grandi li dividete a metà. Intanto assaggio e vi dico come sono. No, non ho sentito bene il sapore. Non mi piacciono per... vabbè, basta così. Dobbiamo aspettare solo che sia pronta la pasta, fra pochino. Allora, intanto sto per scolare la pasta un po' in anticipo, così si manteca bene. Vado a togliere intanto lo spicchio d'aglio dal sugo e ora scolo subito la pasta. E ora si manteca bene. Il sugo ovviamente è super abbondante. Dico ovviamente perché sono sempre così, faccio sempre sughi super abbondanti. Ora facciamo insaporire bene con il pomodoro. Intanto non l'avevo messo prima e questo sì è un po' un errore, ma si rimedia subito. 2 bei pizzichi di origano. Mi sono confuso perché ho messo il basilico e poi non so perché non ci ho pensato a mettere l'origano, ma va bene anche ora. Faccio insaporire bene e comincio a mettere tutti gli altri ingredienti. Le olive, i funghetti, quasi tutti piacciono, il prosciutto cotto e i carciofi. Che meraviglia!
Là. Una gran pasta è questa. Basta, non c'è da fare più niente. C'è da assaggiare. Piatto. Che abbondanza. È una pizza e quindi ci si mette anche la mozzarella. La potete mettere anche in padella, però io non volevo scioglierla immediatamente. Siamo pronti all'assaggio, siamo come se fossero in 10 persone, in effetti i volumi sono per un paio di persone, però intanto parto da farfalla, mozzarella, carciofo, sugo. Mhm. No, ma l'avete visto? Qui c'è il doppio, come si chiama? Funghetto. Avete visto quanto è semplice? Lo ricordo davvero, eh? Cioè, mentre si mangia, uno gli viene in mente la pizza capricciosa, Che ci vuole a farla questa qui, ma davvero pochissimo. Soddisfazione altissima. Pasta capricciosa. Alla prossima.